tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia, sono qui con Don Ambrogio. È il secondo video che facciamo insieme, quindi se volete dare un'occhiata al video precedente in cui abbiamo parlato dei profumi, dell'incenso, il collegamento ovviamente spirituale che c'è con il profumo che sta ancora inondando la stanza da qualche minuto ormai, ma oggi invece semplicemente, dato che non è per tutti, noi abbiamo la fortuna di avere un prete, diciamo, che sia portato nell'ambito social, che comunque è giovane e ha voglia di contribuire anche a aiutare le persone, eccetera, e parlare di argomenti anche un po' complessi sui social media, che non è cosa da poco, non lo fanno. Anzi, penso in Italia sei l'unico forse. No, ce ne sono anche altri. Poi ognuno ha le sue caratteristiche diverse, ecco. Ok, abbiamo questa fortuna e quindi c'è qualche domanda, soprattutto di argomenti anche sensibili, di cui tratto ogni tanto sui miei social di ambito crescita personale, crescita interiore, di cui volevo parlarti. Quindi semplicemente così a raffica, 5-6 domande, mi dai la tua opinione per capire che cosa ne pensi e via. Ok, speriamo che siano buone domande. Ma sì. Allora, il topic è: cosa ne pensi di, o comunque a raffica, docce fredde? Penso che siano positive anche da quanto riguarda gli studi, quello che ne parlano. Io ho provato questa esperienza, non faccio la doccia fredda perché ancora non me la sento, però penso che potrei un domani farla. Per esempio il bagno nel lago a dicembre. Ok, quindi l'hai fatto? Sì, acqua era penso 0-1 grado. E effettivamente hai paura prima di entrare, Sì. perché dici c'è anche freddo fuori e ti devi spogliare, dopo ti devi immergere, ma quando sei dentro ti dà una sensazione stranissima, una sensazione come di calore. Poi quando esci in realtà dici congelo, invece no, senti un grande calore che ti esce dall'interno del corpo. Dopo ci sono i suoi benefici ovviamente comprovati dagli studi, e quindi direi che è una cosa secondo me da provare. Anche per chi ha paura deve un po' vincere, è più un fatto magari mentale, di vincere la paura di affrontare l'acqua fredda che ti spaventa, ma poi quando dopo la provi ti passa secondo me questa paura e vale la pena. Soprattutto in inverno, quando fai la doccia fredda, quell'istante in cui dici no, io non voglio assolutamente prendere freddo, ma il tuo corpo lo fa in ogni caso perché te lo sei messo in testa di doverlo fare. Quando poi finisci quel minuto, 2 minuti, non bisogna esagerare con l'acqua fredda, ti senti talmente fiero di te. Ovviamente oltre l'acqua fredda che ti dà energia, ti carica, tanti benefici, ma ti senti talmente fiero di aver combattuto questa paura che per tutto il giorno ti dà una carica pazzesca. Soprattutto se lo fai magari la mattina presto, ti alzi, sì. Doccia fredda, cioè c'hai caldo e carica per tutto il giorno. Io purtroppo non riesco a farla perché quando mi lavo talvolta quando magari faccio un allenamento in bici, ogni tanto vado, e d'inverno mi congelo perché a un certo punto non sento più né le mani né i piedi, perché esco anche quando ci sono meno 5 gradi. Quindi quando arrivo io ho bisogno un attimo di far tornare la sensibilità alle articolazioni, se no è dura. Quindi comunque approvato. Sì, no, io lo consiglio. Conosci Wim Hof? Sì, ne ho visto ancora, ne ho sentito parlare. Okay. Quindi lui fa praticamente col freddo, aggiunge le respirazioni. Tramite tecniche di respirazioni riesce a passare questo stress. È una cosa che comunque dici va bene, si può provare, non si può provare? No, io direi che ne vale la pena. Vabbè. Secondo topic, e vabbè, questo in realtà le respirazioni l'avevo già inserito. NoFap. Non so se sai cos'è NoFap. E riguarda la November Challenge? Più o meno, sì. FAP in inglese semplicemente vuol dire masturbarsi, sì, ma è un po' più nel contesto di farlo in modo compulsivo, nel senso di farlo guardando magari contenuti pornografici oppure farlo guardando determinate cose, non in modo naturale, ma farlo perché ormai per una persona diventa routine. È diventato un vizio, c'è un'abitudine distorta. E beh certo, credo che anche a me mi chiedono tanti, non solo ragazzi, adolescenti, ma anche persone adulte, mi dicono sta cosa, come faccio a smettere questa cosa qua, questo vizio. Mi rendo conto che è una cosa che ormai faccio ed è che neanche mi dà piacere farla, nel senso è diventata una cosa banale. E lì credo che l'unica strategia sia proprio dire no, stoppare, fermarsi, e subito. È chiaro che è difficile perché il nostro cervello è abituato a queste gratificazioni, alti spike di dopamina, e quindi c'è una sorta di effetto da tossicodipendente, cioè sei in astinenza da quella cosa che ti sei abituato a fare, che ti dava quella minima gratificazione. Però se vogliamo uscirne da questo vizio bisogna stopparla a un certo punto, quindi ben venga anche una persona che si impone questa cosa come regola e che poi diventa una situazione per normalizzare, stabilizzare anche quello che era diventato un vizio, una cosa che non ti porta da nessuna parte e probabilmente ti porta anche, no probabilmente,
effettivamente, se stai vivendo una relazione con una ragazza, un ragazzo, eccetera, a vivere e a banalizzare anche magari un momento di intimità, e non riuscire a trovare neanche occasione per vivere una relazione profonda persona che attraverso la sessualità. Io consiglio anche, come dicevi anche te, gli spike di dopamina sono assurdi, soprattutto ai giorni nostri col fatto di internet e i social media. Una cosa che consiglio sempre, io ho fatto un video che è andato abbastanza bene riguardante questo argomento, perché notavo che tanta gente continuava a chiedermi questa cosa, e io l'ho fatto per conto mio, quindi ho approcciato questo problema anni fa per conto mio e ho visto dei risultati pazzeschi, quindi invito ovviamente ognuno di provare per conto suo, vedere da solo che cosa succede e poi da lì ovviamente non stare a ascoltare per forza tutti, fallo per conto tuo, vedi che cosa succede. Ma ho notato proprio che una delle cose che è molto utile è quella di sui social media magari cercare di smettere di seguire alcune persone che magari trattano soft porn, perché tante persone mettono solo corpo oppure fanno proprio determinati contenuti per attirare l'attenzione, oppure eliminare completamente riserve, cose che un ragazzino magari si fa quando è giovane, siti e cose, lasciarle completamente, eliminarle, buttarle via e dire ok, da oggi reiniziamo e vediamo com'è. Sì, anche se vogliamo dal punto di vista fisico proprio, c'è un miglioramento comunque anche del testosterone, cioè torna a livelli diciamo normali. Quando una persona continua a vivere questa cosa come vizio, i livelli di testosterone si abbassano, per cui anche meno autostima, meno senso anche di sicurezza, di forza, anche vigore mentale e anche meno recupero. Se stai facendo uno sport ti senti sempre stanco, sempre affaticato, i muscoli non crescono, le tue capacità, le tue performance non migliorano, quindi c'è anche un vantaggio oggettivo anche nell'evitare questo. In yoga non c'è niente che ti vieti di fare qualcosa, però diciamo che dicono se vuoi arrivare alla versione migliore comunque di te, il massimo potenziale, tu pensa che lì sotto comunque gli organi genitali hanno il potere, l'energia di creare un'altra vita. Tu immagina se questa cosa viene buttata via, tra virgolette, in modo compulsivo ogni giorno, pensa quanta energia viene sprecata che invece potrebbe essere reintrodotta nel corpo e comunque viene utilizzata per altro. Quindi è un po' un argomento a sé, ma in effetti i risultati che ti dà a livello di motivazione, proprio tantissime cose sono incredibili e finché non lo provi non lo sai. E le persone che nei commenti ovviamente vanno sempre a scrivere tutto questo per una roba così, oppure madonna ma non è vero, ma fatevele eccetera, invece sì. Non è questione di te lo vieto perché sei un prete o te lo vieto perché faccio yoga o altro, no, è una questione di guarda che se vuoi arrivare a star bene è una cosa base, cioè non è qualcosa di, cioè il nofap non è qualcosa di magico, esoterico, incredibile che aggiungi, è tornare a una versione giusta e sana di sé, è tornare alla base, è tornare come bisognerebbe essere, no? Sì, e abituarsi anche a saper ritardare una gratificazione, ma questo vale per esempio anche nel cibo, nelle cose che possiamo comprare, acquistare, perché noi vogliamo una cosa subito, acquista, prendi, oppure voglio mangiare, ho fame e ti sfondi di merendine, e questo ti porta a delle conseguenze evidentemente. Primo che diventi povero o magari diventi obeso, e invece imparare a dire ho fame, resisto un po', resisto 2 ore, aspetto l'ora della cena, banalmente, oppure questa sera posso fare anche digiuno, sapete che si può fare anche digiuno, fa molto bene anche quello, ed è una pratica che rafforza anche la volontà e la nostra capacità di saper aspettare, così come nella vita, il momento opportuno, dire mi impegno per 5 anni per ottenere una laurea e faccio dei sacrifici, però dopo ottengo una ricompensa, come dire, un premio che è grande. Se invece io vivo tutto subito, non riuscirò neanche a portare a termine un anno di università, perché dopo un po' dico i sacrifici sono troppi e non vedo una gratificazione immediata, e per cui sei portato a rinunciare. Quante persone poi si licenziano dal lavoro proprio per questa stessa dinamica o non riescono mai a concludere dei progetti anche minimamente a medio termine, nella vita, perché si arrendono di fronte alle prime difficoltà e non sanno aspettare la gratificazione che arriverà dopo anche un lavoro serio, costante e impegnativo. Quindi comunque non è proprio semplicemente uscire dalla compulsione e riprendere il controllo e renderlo una cosa consapevole. Quindi ok, vabbè, uno ha proprio avuto un momento brutto nella vita, fa qualcosa, non è che deve sentirsi in colpa, può succedere, però semplicemente è come una persona che va a mangiarsi, non so, una pizza, è un bodybuilder, va a mangiarsi la pizza perché, non so, vuole sfogarsi, un momento così. Ecco, l'importante è renderlo consapevole e non una cosa compulsiva. Anche su quello ci si può forse rendere conto come se fosse un campanello d'allarme, perché se io mi rendo conto che hai bisogno, sono stato male, ho avuto una difficoltà e ho trovato quella cosa come una sicurezza che mi ha dato conforto, secondo me dovrebbe suonare un campanello d'allarme che mi
mi dice c'ho un disagio che sto vivendo e devo sistemare quello, perché quello lì forse cura i sintomi per qualche minuto, per qualche momento, ma non è che mi risolve il problema. Forse ha più senso lavorare, impegnarsi sul problema. Crea però un circolo anche vizioso. Un circolo vizioso, sì. E inoltre la soddisfazione che ti dà quando fai qualcosa che rimandi come gratificazione, poi diventa una cosa bellissima anche quella. Certo. Anche nello yoga c'è il digiuno, quando fai il digiuno e poi lo finisci, la doccia fredda di cui parlavamo prima, poi quello che senti è 10 volte più potente del magari mangiarsi una pizza o guardarsi allo specchio e essere soddisfatti di sé perché hai rinunciato a qualcosa e ti sei allenato. Ci metti più tempo, però la gratitudine dopo è pazzesca. Va bene, poi ultimo paio di cose. Questo è un argomento un po' strano, ma la mia domanda più che altro, nella confessione, se qualcuno confessa ad esempio un crimine, che cosa succede? Nulla, cioè nel senso... Quindi non hai comunque il diritto a livello sociale di doverlo esporre o comunque andare a fare denuncia? No, cioè io anche dal punto di vista legale ho per esempio la possibilità di non andare a testimoniare per cose che sono venuto a sapere. Quindi non prenderesti una colpa comunque. Quindi nessun problema. E non è solo una questione di segreto professionale come ad esempio lo psicologo, l'avvocato eccetera, è proprio una cosa molto più grande, si chiama sigillo sacramentale e mi impedisce allo stesso tempo anche di prendere decisioni a partire dalle cose che una persona mi confessa. Ad esempio tu vieni a dirmi guarda la mia azienda sta per fallire, fra qualche giorno daremo la notizia, io magari ho delle azioni investite nella tua azienda e le vendo prima che avvenga il patatrac, e quello sarebbe anche già, è un esempio che sto facendo, un violare il sigillo sacramentale, cioè io non posso fare niente a partire da quello che tu mi dici. Viene detto lì dentro resta lì dentro. E questo cosa serve? Serve perché il penitente che va a confessarsi si possa sentire totalmente libero di dire quello che deve dire, ecco, sapendo che non avrà, come dire, giudizio in questo, che non avrà una condanna anche pubblica. La confessione è privata proprio per questo motivo qui, e perché di fatto è ricevere il perdono del Signore in forma privata e ricevere la certezza di questo perdono che si può avere solo tramite il sacramento. Va bene. Ma comunque anche per dire, non è che a me non è mai capitato che una persona venisse a confessare un omicidio o così. Sì, no, ma guarda che quando succede è perché una persona magari è già stata condannata, è già in carcere, e si pente di quello che ha fatto e viene è difficile, dici, che uno venga di sua spontanea volontà. Certo. Anche perché di fatto nella confessione c'è un momento che si chiama penitenza, che però attenzione non è la punizione, siccome ti hai fatto questo adesso di penitenza, di punizione ti dico di fare quest'altro, non c'entra niente, è un modo per cercare di rimediare al male che si è fatto, perché allora così diventa efficace il perdono, e anche per cominciare a cambiare la mia vita e cercare di migliorarla. L'intenzione. Quindi, se ad esempio una persona viene a dirmi guarda io ho rubato il gasolio alle macchine, io dico guarda per penitenza tu devi restituire la somma di gasolio che hai rubato o alla persona, oppure magari ti dico non so, fai una donazione a un ente caritativo, e se questa persona non fa la penitenza che gli ho assegnato, il perdono non vale, perché comunque il perdono funziona dal momento in cui tu ti impegni anche a rimediare al male. E quindi potrebbe essere che una persona viene a confessarmi un omicidio e io dico per penitenza vai a costituirti, consegni anche la giustizia degli uomini per cercare di rimediare, comunque ristabilire la giustizia dopo il torto e il male che hai fatto. Però questo ovviamente resta all'interno della confessione. Ultime due domande molto così spontanee. Social media, penso che la tua opinione sia positiva, siccome lo fai volentieri. Allora, è una opinione neutra, perché i social media sono uno strumento di comunicazione e che è sempre un'arma a doppio taglio. Come ogni strumento. Come ogni strumento, quindi va usato saggiamente. E per il futuro dei social media, secondo me, ci sarà un grande tema da affrontare, una grande problematica, che è quello di proprio bloccare, educare, rieducare e anche portare a giudizio, secondo me, le tante persone che creano danni in questo mondo, gli haters. Perché gli haters forse sembrano una cosa, sì, un po' di colore ai social, un po' di insulti ci stanno, no, non è vero, perché a partire da questi alcuni ragazzi che vivono in questo mondo si sono suicidati, e se per strada una persona ti insulta, tu la persona la denunci e vinci la causa, questa persona si trova una condanna penale e anche un risarcimento civile. E perché lo permettiamo invece sui social, dove si creano danni ancora maggiori e dove il reato di per sé è anche un aggravante? Ecco, su questa cosa, forse in Italia ma anche nel resto del mondo, dovremo implementare molto questo aspetto.
questo ambito, per rendere sicuro anche questo posto, perché alla fine è un posto abitato sempre da più persone, da sempre più tempo, e dobbiamo renderlo sicuro perché può diventare peggio di un ghetto malfamato di una delle nostre metropoli. E anche se non è una violenza che ti tocca a livello fisico, ti tocca in un altro modo, e a volte per tante persone che sono più sensibili gli può veramente far male. Ne uccide di più la parola che la spada, ed è proprio vero, lo scopriamo nel mondo dei social. Vabbè, social media preferito? Instagram, devi sceglierne uno. Instagram, sì. Instagram. Sì. Però ti piace? YouTube mi piace per guardare tanti consumare contenuti. contenuti. Sì. Fra l'altro, sì, devo dire che per dire la TV guardo solo il telegiornale, magari se sto mangiando così, dopo per il resto non ho più guardato niente. Se devo cercarmi qualcosa, se devo cercarmi un contenuto, magari guardo YouTube, sì, ecco. Modo diverso. Sì, poi io non sono neanche un fruitore di serie TV, o se mai vado al cinema più sui film così, ma serie TV in realtà non ne guardo molte, anche perché adesso non c'è niente che mi soddisfa. Gli anime li conosci? Gli anime non sono un po' appassionato, so che ce ne sono molte persone che li guardano, li seguono, li collezionano, purtroppo non ho mai entrato in questo mondo. Tua... Sì, no, credo che potrebbe anche piacermi. Di che anno sei? Del 91. 91. Se forse sei in quella generazione di mezzo che non sei né cresciuto con la cultura, diciamo, giapponese, no. né con quella americana. Una via di mezzo... Esatto. È venuta, per esempio, tutti gli anime giapponesi sono venuti dopo quando io ero già grande, quindi non ci ho mai avuto a che fare anche nell'adolescenza. Però ancora, comunque, neanche nel momento in cui c'era solo Hollywood, solo cose americane. No, infatti. Cioè, via di mezzo. Per dire, dopo forse, non so se sono strano o no, ma nella mia adolescenza le cose che mi interessavano erano le macchine, i motori, quindi ero appassionato di quell'ambito lì. Va bene, allora in realtà ho tantissime altre domande, ma facciamo che ci vediamo sicuramente per un altro video, magari approfondiamo anche su qualche altro argomento. Fateci sapere anche nei commenti se volete che uno di questi argomenti lo approfondiamo, ne parliamo di più, e basta. Grazie mille per essere venuto, i suoi social sono in descrizione sempre se volete dargli un'occhiata, e iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.